Cos'è Halloween? Un bagliore inquietante di zucche intagliate? Una danza sfrenata di maschere e risate? O qualcosa di più profondo? Perché proprio alla vigilia di Ognissanti indossiamo i panni delle nostre paure più intime? Perché diamo voce agli spettri invece di ascoltare il silenzio assordante dei santi? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Lo sapete, ogni anno ad ottobre la Chiesa invita alla preghiera, mentre il mondo si dà alla pazza gioia. Ma perché tutto questo? Chi ha dato vita ad Halloween? E cosa significa davvero questa parola? Scopriamolo insieme. Halloween è l'abbreviazione di All Hallows Eve, che significa la vigilia di Ognissanti. Perché? Beh, in inglese arcaico Hallow significa spirito sacro, mentre Eve è la contrazione di evening, sera. Halloween è quindi la notte che precede il 1 di novembre, la festa cristiana di tutti i santi. Ma allora perché esiste molto prima del cristianesimo? Quali sono le vere origini di Halloween? Per scoprirlo dobbiamo andare indietro nel tempo. Sino al VI secolo a.C., nelle terre nebbiose dell'Irlanda celtica. Qui le tribù adorano Samhain, il dio della morte, un nome che forse deriva da Summer End, cioè la fine dell'estate. La sua festa è a Capodanno, il 31 di ottobre. Data che segna la fine della bella stagione e l'inizio del maltempo, un momento di passaggio in cui il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti si fa sottile. Grande è il timore che gli spiriti possano attraversarlo. Per scongiurare il pericolo, i druidi passano di casa in casa pronunciando una frase: trick or treat, maledizione o sacrificio. Pretendono un'offerta con la minaccia di un maleficio. Così tutti accendono un falò ed immolano un animale e per ingannare gli spiriti si mascherano con le pelli. Per sopravvivere alla paura della morte, sperando di esorcizzarla. Anche a Roma esiste qualcosa di simile, i Lemuria. Una festa che ha il suo culmine il 13 di maggio. Celebra le anime tormentate che hanno subito una morte violenta, istituita da Romolo stesso per placare lo spirito del fratello Remo che ha trucidato. Ma come si passa da queste feste pagane a quella di oggi? Ci pensa la Chiesa. È Papa Bonifacio IV, infatti, a consacrare il Pantheon a Maria Vergine e a tutti i martiri. Nel 609 d.C., proprio il 13 di maggio, trasforma i Lemuria in una festa cristiana, quella di tutti i santi. E nell'835 d.C. Papa Gregorio IV sposta la data al 1 di novembre. Ecco assorbita anche la festa celtica di Samhain, ma nei paesi anglosassoni la tradizione continua. I bimbi poveri continuano a bussare alle porte mascherati, chiedendo una moneta in cambio di una preghiera per i defunti. Il colpo mortale arriva dal protestantesimo che elimina del tutto questa usanza. Halloween diventa una festa laica soltanto. E le zucche da dove saltano fuori? A metà del XVIII secolo circola una leggenda. Quella di Jack O'Lantern. Jack è un fabbro irlandese a cui piace bere. È così astuto da ingannare il diavolo in persona. Si fa promettere di non finire all'inferno, ma non ha le carte in regola per il paradiso. Così alla morte è condannato a vagare nell'oscurità eterna, brandendo una rapa con un tizzone ardente dentro per rischiararsi il cammino. Torna nel regno dei vivi la notte del 31 ottobre e bussa alle case in cerca di riparo. È per allontanare la visita di quest'anima dannata che gli irlandesi mettono una rapa con dentro un lumino fuori dell'abitazione. A metà del XIX secolo una grave carestia colpisce l'Irlanda. Gli abitanti fuggono in America portando con sé la tradizione. La rapa viene presto sostituita dalla zucca, che lì in autunno si trova in abbondanza. E a poco Halloween diventa una delle feste più importanti del nuovo mondo. Quante persone che seguono il canale non sono ancora iscritte? Valuta l'opportunità di farlo e allora dai, lascia un commento qui sotto e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato. E oggi, anche se Halloween è ormai un evento globale, non possiamo dimenticarne le origini antiche.
una notte di passaggio, proprio come lo era per i Celti. Un momento in cui affrontiamo le nostre paure e riflettiamo sul mistero della morte, ma anche l'occasione di riscoprire la bellezza della fede e il valore profondo dell'amore.